Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Vedete la piccola belva alle mie spalle? Ebbene sì, dopo avervi portato in uno dei nostri video Car News settimana scorsa siamo finalmente capaci di mostrarvi dal vivo, poter toccare con mano la nuova Abarth 695 70° anniversario. È splendida, non vedo l'ora di farmi un bel giro attorno all'auto e di farvi sentire soprattutto come cantano i suoi scarichi. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e se vi va di dare anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Bando alle ciance, basta chiacchiere, direi di gettarci subito in una disamina di questa piccola Abarth 695 70° anniversario. Il nome è tutto un programma perché 695 è la prerogativa da sempre, da quando la Fiat 500 è rinata nel 2007, delle Abarth più pepate, appunto diverse dalle 595 normali. Lo si vede ovviamente da varie appendici aerodinamiche e il continuum del nome, ossia 70° anniversario, sta appunto ad indicare che dal 1949, quando Carlo Abarth ha fondato l'azienda dello Scorpione, sono passati esattamente 70 anni, un numero molto importante. E Abarth ha deciso di festeggiare così, presentandola qualche giorno fa, anzi più di una settimana fa, agli Abarth Days. Insomma, esteticamente ci sono tanti richiami al classico dello Scorpione, uno Scorpione sul cofano, il logo originale, quindi non un logo normale ma Abarth EC, con il font e i dettagli delle zampe dello Scorpione nel badge anteriore, presenti anche nel mozzo delle ruote e tutto intorno, come vedremo. Ma prima di girarle attorno diamo uno sguardo alla sua carrozzeria, perché è disponibile ovviamente in edizione limitata, in un numero limitato di pezzi, con questa colorazione verde Monza 1958, proprio dato dall'anno e dal luogo in cui l'auto, la Fiat 500 originale, toccata dalle sagge mani di Abarth, è riuscita a fare diversi record, ovviamente in contrasto, perché questa è un'edizione limitata che non deve passare inosservata, quindi ha passaruota allargati, minigonne, stripe Abarth in basso, calotta degli specchietti, lo Scorpione sul cofano e anche, vediamo se zoomando ve lo posso far vedere un po', purtroppo non ho un drone a mia disposizione, c'è un bel tetto a scacchiera, tutto ciò in contrasto in una colorazione grigio campovolo. Girandole attorno notiamo un badge commemorativo per il 70° anniversario dell'azienda, pinze e freni rosse e nel posteriore un richiamo che già conosciamo, ma anche una novità molto importante. Il richiamo, e ragazzi come canta, è lo scarico Record Monza attivo. Un dettaglio che però non conoscevamo, una super novità, è questo spoiler. Questo spoiler è regolabile, come vediamo, da 0 a 60 gradi. Vediamo se riesco a farvi leggere, appunto, ecco le tacche per la sua inclinazione. E sotto di esso, quando è completamente inclinato, lo potete leggere, c'è la scritta Abarth in rilievo. Un dettaglio veramente super per un'auto che, nonostante già la 595 sia una 500 fuori dal comune, questa rende il modello ancora più eccezionale. Prima di andare a dare uno sguardo agli interni, perché anch'essi sono diversi e molto interessanti, vi do una piccola informazione che probabilmente conoscerete già o probabilmente no. Qui c'è una tacchetta che indica i 60 gradi di inclinazione dello spoiler Abarth ad assetto variabile. Ebbene, quando questo spoiler è inclinato a 60 gradi, adesso è a metà, a 30, l'auto può avere a 200 km/h un carico aerodinamico maggiore di 42 kg. Piccola info da nerd. Ora però è il caso di salire a bordo prima di accenderla, mi dispiace, vi devo fare un attimo cuocere nel vostro brodo, a dare uno sguardo a come sono cambiati gli interni con questa edizione limitata. Vi faccio notare l'Alcantara, quanto è bello l'Alcantara al tatto, presente sul volante con dettagli anche in carbonio, il logo nuovo, o meglio vecchio stile di Abarth EC, Alcantara presente anche su questa zona, su questo cupolotto che va a coprire i quadranti in digitale, è presente anche in misto alla pelle sui sedili, qui nella zona soprattutto dei fianchetti. Molto bella questa linea in marroncino che corre
per la schienale e per la zona della seduta. Ovviamente i sedili sono a guscio, mi ci sono seduto poco fa e ragazzi sono uno spettacolo, sono veramente sportivi. C'è il logo Abarth su di essi e c'è lo scorpioncino classico sul pomello che serve sulla rotella, ecco, per regolare l'inclinazione dei sedili. Qui c'è la leva del cambio perché questa è disponibile con un cambio manuale a 5 marce. E vi faccio vedere un'altra chicca perché questa è un'edizione limitata e potete leggere qui, spero si veda, che è una di 1949, badge 70° anniversario dietro la leva del freno a mano. Ebbene sì, questa Abarth 695 70° anniversario è un omaggio ai 70 anni ed è prodotta con un prezzo di 36.400 euro in soli 1949 esemplari. Veramente nulla lasciato al caso. Bene, ho posizionato l'auto in modo tale da farla cantare col più gran casino possibile. Ora che entrerò vi farò sentire la differenza tra quando le valvole sono chiuse e quando sono aperte pigiando sul pulsante Sport, e così il motore, il 1.400 turbo benzina da 180 cavalli, la farà cantare come si deve. Come canta la piccola 695? Beh, devo dire piccola mica tanto. Prima di lasciarvi e lasciare l'auto a malincuore vi do qualche altro dato perché l'auto è capace di raggiungere 225 km/h di velocità massima con un'accelerazione nello 0-100 km/h in 6,7 secondi e una coppia di 250 Nm. Diciamo che non sono esattamente numeri da supercar, ma su un'auto di queste dimensioni con la trazione anteriore devono essere qualcosa di mostruoso. Ovviamente rispetto alla normale 595 ha una taratura più aggressiva, più sportiva per quanto riguarda lo sterzo, per quanto riguarda le sospensioni, perché l'assetto ovviamente è stato reso ancora più aggressivo, e anche per quanto riguarda la risposta del motore. La tentazione di andarmene via è tanta, ma come potete vedere quest'auto non ha la targa, quindi penso che sarei fermato dopo 5 metri uscendo qui dal concessionario Autoclub di Bari, che mi ha gentilmente dato l'opportunità di mostrarvela qui oggi. Ora voglio sapere i vostri pensieri riguardo quest'auto qui sotto nei commenti, spero che il sound vi sia piaciuto, a me è piaciuto veramente tanto. In tal caso appunto fatemelo sapere spolliciando o condividendo questo video con i vostri amici, iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Stavo giusto dimenticando la telecamera.